Sto terminando anche il mio secondo giro, ho terminato il mio quarto giro, poi ho fatto le 3 catenelle entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Bene, adesso andremo sempre a ripetere il secondo, il terzo e il quarto giro per allargare sempre di più la nostra maglia. Vi dico già che io voglio le maniche stile un po' spagnoleggiante, no? Quindi come se formassero dei volanti, molto larga, molto svolazzante, quindi andrò ad allargare molto la mia maglia e ripeterò sempre il secondo, il terzo e il quarto. Naturalmente io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, questi 3 giri, e poi vi farò vedere come continuare a fare la lavorazione senza fare più aumenti e quando andremo a mettere i nostri marcatori. Io non solo le voglio belle svolazzanti, ma le voglio anche belle lunghe queste maniche, quindi diciamo che sarà una maglietta top down stile un po' pipistrello, se così vogliamo dire. Quindi vi faccio rivedere soltanto un attimo il secondo giro come farlo adesso e poi ripeteremo sempre il secondo, il terzo e il quarto giro e vi dirò quante volte l'ho ripetuto. Allora, con una maglia bassissima andiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle, ci alziamo con una catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e di nuovo archetto successivo maglia bassa. Quindi sto ripetendo il secondo giro, poi andremo a ripetere il terzo, che vi ricordo che si faceva una maglia bassa all'interno della terza catenella, 3 catenelle e 4 maglie alte subito dopo la maglia bassa e poi il nostro quarto giro. Non so ancora quando andrò a cambiare il colore, se farò tutta la parte sopra di un colore e poi la parte sotto con un altro, devo ancora decidere. Comunque naturalmente nell'inizio del video vi avrò già detto come ho gestito il giocare con i 2 colori. Allora, mi sono accorta che facendo già soltanto un giro la lavorazione è venuta già molto arricciata, quindi è perfetta. Io non vado a fare più nessun aumento, quindi ho fatto soltanto una volta il secondo e il terzo giro, non ho rifatto nemmeno il quarto giro, perché ho bisogno adesso di non farlo in modo tale da non fare i miei aumenti. Quindi mi sono fermata al terzo giro, quindi ho ripetuto solo il secondo e il terzo e vedete, lo potete vedere anche voi, è bello arricciato, quindi non ho bisogno di aumentare ulteriormente la maglia. Quindi adesso ricomincio a lavorare dal primo giro, andrò a ripetere il primo, il secondo e il terzo. Quindi non farò il quarto perché era il quarto quello che ci dava la possibilità di creare l'allargamento della maglia. Quindi ripeto, io ho ripetuto soltanto una volta il secondo e il terzo giro e adesso andrò a ripetere sempre il primo, il secondo e il terzo in modo tale da non fare più aumenti ed arrivare alla lunghezza desiderata, e naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Quindi vado a fare di nuovo il primo giro, che consiste nell'alzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle, 1 2 3, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia alta, quindi nella punta, e continuo 3 catenelle, vado a fare la maglia alta nella terza catenella. Continuo così a lavorare in questa maniera e ripeto, adesso ripeterò sempre il primo, il secondo e il terzo giro, non farò più il quarto perché il quarto era quello che ci andava a fare gli aumenti e a me una volta sola è bastata per farlo bello arricciato. Quindi adesso continuo così in modo tale che si perderà comunque un po' della arricciatura e poi vi farò vedere quante volte ho ripetuto il motivo e andremo a mettere i marcatori. Ancora non ho sostituito il colore, penso che lo farò fra un po', ripeterò almeno 2-3 volte il motivo, non lo so, comunque dopo vi farò sapere. Allora, io ho ripetuto i giri per altre 2 volte, quindi dall'inizio fino a fare gli scalfi ho ripetuto il giro per 4 volte totale, 2 volte senza più aumenti, e sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io ho fatto il giro di maglie alte separate 3 catenelle, sono andata a contare gli archi di catenelle e ne ho 109, quindi ne ho messo 18 dietro, 19 avanti e tutto il resto di lato, che dovrebbero essere, se ricordo bene, se ho fatto bene i calcoli, dovrebbero essere 38 per ogni lato. Quindi ripeto, ho messo 19 sicuri dietro, 18 sicuri dietro, 19 davanti e il resto sulle maniche. E a questo punto posso andare ad iniziare a fare il corpo della maglia e io inizierò lavorando con il blu scuro.
Siccome io adesso inizierò a lavorare con il blu, voglio farvi vedere subito come si passa dal ventaglietto all'altro, cioè dalla parte dietro alla parte avanti. Quindi inizio a lavorare nell'archetto precedente dove ho messo il marcatore, che vi ricordo io ho messo contando i 20 archetti dietro, 21 avanti. Quindi mi aggancio sul penultimo, io devo andare a fare il giro di maglie basse alternate a 5 catenelle. Quindi vado a fare, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e qui ho il mio marcatore, quindi vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare la mia maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, qui vado direttamente nell'archetto opposto e vado a fare una maglia bassa, quindi posso togliere già il mio marcatore perché ho creato lo scaffo per le mie maniche e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo e vado a lavorare normalmente il mio giro andando a fare sempre 5 catenelle e una maglia bassa. Continuerò a lavorare così e fino ad arrivare all'altro marcatore vi farò vedere di nuovo come passare dall'altra parte. Sono arrivata al mio secondo marcatore, quindi vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nel cerchio dove ho il marcatore e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nel cerchio, nell'archetto, scusate, dietro e vado a fare la mia maglia bassa. Posso togliere così anche il mio secondo marcatore, creando un altro scalfo bello largo e adesso continuo a lavorare quindi normalmente questo giro, poi vi ripeto andiamo a fare il giro con le maglie alte e la maglia bassa e il giro con le maglie alte e le 3 catenelle, quindi questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere. Io adesso sto lavorando con il 3,5, molto probabilmente dopo il seno, se voglio stringere un po' la maglia, andrò a lavorare con l'uncinetto del 3, devo ancora un po' decidere perché in realtà voglio che la maglia sia bella morbida, anche perché se il filato mi avanza forse la trasformo proprio in un vestito, devo ancora proprio decidere, comunque continuo a lavorare in questa maniera. Allora, io ho ripetuto i motivi per 8 volte e adesso sono andata a fare un aumento perché alla fine ho deciso di fare un vestito, quindi andava fatto un aumento. Però una cosa, quando ho iniziato a lavorare il secondo motivo mi sono accorta che stavo lavorando in maniera opposta alla parte superiore, ma non è un problema, non sono andata a disfare, mi piaceva invece il contrasto che di qua in alto, vedete i gruppi vadano da questo lato, di qua vadano da questo lato, però se voi avete fatto lo stesso verso assolutamente non è un problema, se come me non vi siete accorti e avete lavorato in verso opposto, ripeto, nessun problema, è bellissima questa cosa. Adesso ho ripetuto, come vi ho detto, i 3 giri per 8 volte, sono arrivata diciamo all'altezza dei fianchi, voglio fare un vestito con la gonna morbida, quindi ho fatto degli aumenti. Se vi ricordate, noi qui per fare gli aumenti facevamo il ventaglio, 3 catenelle, ventaglio. Bene, io sono andata a fare in questa maniera: ventaglio, 3 catenelle e poi 2 maglie alte, una qui e di nuovo ventaglio. Questo è perché io devo allargarla poco, non la voglio molto vaporosa. Se però voi avete bisogno di allargarla parecchio, potete andare a fare tutto un giro di ventagli o ventaglio, maglia alta, ventaglio, maglia alta, come preferite. Io preferisco non allargarla troppo, quindi mi andava bene questo. Adesso cambierò colore, tornerò a lavorare con quello più chiaro, farò dei motivi e poi tornerò a lavorare con quello più scuro. Penso che mi verrà un vestito lungo, era quello che desideravo, avevo detto che avrei provato a fare un vestito lungo, quindi lo facciamo con il perlina. Ho terminato di lavorare anche con il colore più chiaro. Dall'aumento ho ripetuto, quindi quando ho aumentato e ho iniziato il nuovo colore, ho ripetuto il giro altre 8 volte, più ho ripetuto il primo e il secondo giro un'ultima volta, quindi un totale di 9, perché mi piaceva far terminare con queste sorta di balze la parte sotto della gonna. La gonna e il vestito mi arriva proprio poco sopra il ginocchio e per me va benissimo come lunghezza. Naturalmente voi la potete fare più lunga e se volete potete fare lo stesso bordino che avete fatto qui anche qua alle maniche, ma io ho deciso invece di lasciarle così com'è. Non farò neanche un bordino qui sul collo, sullo scollo, lasciando esattamente la lavorazione così come è venuta. Adesso toglierò tutti i fili e quindi il mio vestito sarà terminato.